Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Avonex Biogen Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cos'è Avonex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Avonex durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Avonex? Avonex è un farmaco a base del principio attivo interferone beta 1A, appartenente alla categoria degli antivirali, immunostimolanti interferoni e nello specifico interferoni. È commercializzato in Italia dall'azienda Biogen Italia SRL. Avonex può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Avonex 30 mcg/0,5 ml, 6 mui, Soluz. Iniet. 4 siringhe pre-riempite 0,5 ml più 4A di Avonex 30 mcg/0,5 ml, 6 mui, Soluz. Iniet. Uso in 4 penne pre-riempite 0,5 ml più 4A di più 4 cappucci. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Biogen Limited concessionario. Biogen Italia SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A principio attivo. Interferone beta 1 gruppo terapeutico. Antivirali, immunostimolanti, interferoni, forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni. Avonex è indicato per il trattamento di pazienti con diagnosi di sclerosi multipla recidivante, SM. Negli studi clinici questa era caratterizzata da 2 o più esacerbazioni acute, recidive, nei 3 anni precedenti, senza evidenza di una continua progressione tra le recidive. Avonex rallenta la progressione della disabilità e diminuisce la frequenza delle recidive. Pazienti con un singolo evento demyelinizzante con un processo infiammatorio in fase attiva, se tale evento è di gravità tale da rendere necessario il trattamento con corticosteroidi per via endovenosa, se sono state escluse altre diagnosi e se è stato accertato che i pazienti sono ad alto rischio di sviluppare una sclerosi multipla clinicamente definita, vedere paragrafo 5.1. Avonex deve essere interrotto nei pazienti che sviluppano SM progressiva. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento della malattia. Posologia adulti. La dose raccomandata per il trattamento delle forme recidivanti di SM è di 30 microgrammi, 0,5 ml di soluzione, somministrati tramite iniezione intramuscolare, IM, una volta alla settimana, vedere paragrafo 6.6. Nessun ulteriore beneficio è stato dimostrato somministrando una dose più elevata, 60 microgrammi, una volta a settimana. Titolazione. Per aiutare i pazienti a ridurre l'incidenza e la severità dei sintomi simili influenzali, vedere paragrafo 4.8, all'inizio della terapia può essere effettuata la titolazione. La titolazione può essere ottenuta con la siringa pre-riempita, iniziando la terapia con incrementi settimanali di un quarto di dose fino a raggiungere la dose intera, 30 microgrammi/settimana, entro la quarta settimana. Uno schema alternativo di titolazione può essere ottenuto iniziando la terapia con approssimativamente mezzo dose di Avonex una volta a settimana prima di raggiungere la dose intera. Per ottenere un'adeguata efficacia della terapia, dopo il periodo iniziale di titolazione deve essere raggiunta e mantenuta una dose di 30 microgrammi a settimana. Il kit di titolazione Avostart Clip è stato realizzato per essere utilizzato solo con la siringa pre-riempita. Può essere usato per ottenere incrementi da un quarto di dose o mezzo dose. Ogni Avostart Clip deve essere utilizzato una volta e poi gettato assieme al contenuto di Avonex rimasto nella siringa. Prima dell'iniezione e per altre 24 ore dopo ciascuna iniezione, è consigliato un analgesico antipiretico per diminuire i sintomi simili influenzali associati con la somministrazione di Avonex. Questi sintomi sono di norma presenti durante i primi mesi di trattamento. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Avonex negli adolescenti di età compresa tra 12 e 16 anni non sono state ancora stabilite.
I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4, 8 e 5, 1, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. La sicurezza e l'efficacia di Avonex nei bambini di età inferiore ai 12 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Anziani. Gli studi clinici non hanno incluso un numero sufficiente di pazienti di età pari o superiore a 65 anni da determinare se questi rispondano in maniera diversa rispetto ai soggetti più giovani. Tuttavia, sulla base della modalità di clearance del principio attivo, non vi è alcuna ragione teorica per cui sia necessario un aggiustamento del dosaggio nei pazienti anziani. Modo di somministrazione e il sito dell'iniezione intramuscolare deve essere cambiato ogni settimana, vedere paragrafo 5, 3. Il medico può prescrivere un ACO 25 gauge da 25 mm per i pazienti nei quali risulti appropriato l'uso di questo ago per la somministrazione di un'iniezione intramuscolare. Attualmente non è noto per quanto tempo il paziente debba essere trattato. I pazienti devono essere valutati clinicamente dopo 2 anni di trattamento e la decisione per un trattamento a più lungo termine deve essere presa su base individuale dal medico curante. Il trattamento deve essere interrotto se il paziente sviluppa una SM cronica progressiva. Controindicazioni: pazienti con anamnesi di ipersensibilità all'interferone beta naturale o ricombinante o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Pazienti con depressione grave o ideazione suicidaria in atto, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: tracciabilità al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Avonex deve essere somministrato con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi formali di interazione nell'uomo. L'interazione di Avonex con i corticosteroidi o con ormone adrenocorticotropo, ACT, non è stata studiata in modo sistematico. Gli studi clinici indicano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Avonex insieme ad altri farmaci come Tisabri, soluzione, uso interno, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Avonex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Avonex durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: un ampio numero di dati, oltre 1000 esiti di gravidanza, dai registri e dall'esperienza post-marketing non indica alcun aumento del rischio di anomalie congenite maggiori dopo esposizione all'interferone beta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti di Avonex sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Le reazioni avverse riportate a carico del sistema nervoso centrale possono avere un effetto minore sulla capacità di guidare veicoli e azionare macchinari in pazienti sensibili, vedere paragrafo 4, 8. Effetti indesiderati: l'incidenza più elevata di reazioni avverse associate con la terapia con Avonex è correlata ai sintomi simili influenzali. I sintomi simili influenzali più comunemente riportati sono dolori muscolari, febbre, brividi, sudorazione, astenia. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Tuttavia, in caso di sovradosaggio, il paziente deve essere ospedalizzato per osservazione e sottoposto ad adeguato trattamento di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Interferoni, codice ATC. L03A07. Gli interferoni sono una famiglia di proteine naturali prodotte dalle cellule eucariote in risposta all'infezione virale e ad altri induttori biologici. Gli interferoni, proprietà farmacocinetica. Il profilo farmacocinetico di Avonex è stato valutato indirettamente con un metodo che misura l'attività antivirale dell'interferone. Questo metodo di analisi è limitato dal fatto che è sensibile per l'interferone. Dati preclinici di sicurezza. Carcinogenesi. Non sono disponibili dati di carcinogenesi per l'interferone beta 1 negli animali e nell'uomo. Tossicità cronica.
In uno studio di tossicità ripetuta a 26 settimane nelle scimmie rhesus somministrando, per, elenco degli eccipienti sodio acetato triidrato acido acetico glaciale arginina cloridrato polisorbato 20 acqua per preparazioni iniettabili farmaci equivalenti di Avonex a base di interferone beta, 1 sono. Avonex, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.